Solo Sikoa ci presenta l'uomo che ha aiutato la sua famiglia a mantenere il titolo degli Stati Uniti, JC. Non è più il periodo di quello che a WrestleMania ha perso il titolo. Ora la sua famiglia si sta riprendendo e tutto inizierà stanotte, vincendo il triple threat di qualificazione per il Money in the Bank. Andrà lì, prenderà la valigetta e riporterà il titolo WWE di nuovo alla sua famiglia. Chiunque proverà a fermarlo dovrà fare i conti con JC e Jacob Fatu, ma il Samoan Werewolf gli strappa il microfono da mano e lui l'aveva detto che avrebbe riportato il titolo degli Stati Uniti alla sua famiglia e che l'avrebbe fatto o con lui o senza di lui, ma solo lo interrompe e gli dice che lo vuole bene e che quel titolo ne è la dimostrazione e vuole sentire di nuovo Jacob dirgli quanto lo vuole bene. Fatu lo fa. I love you, Solo. Ma vuole la grinta che ci metteva prima e per farlo lo spintona. Vengono però interrotti da LA Knight che arriva da dietro attaccando JC e poi scappa tra il pubblico. Secondo B-Fab, Michin in the Bank suona bene. L'amica deve vincere il suo match di qualificazione, deve prendere la valigetta così le due possono vincere i titoli di coppia. Capito? E Michin le dà pure ragione. In che senso? Poi arrivano quelli del Secret Service e Alexa Bliss e il triple threat di qualificazione tra Chelsea Green, Michin e Alexa Bliss viene vinto dopo un incontro abbastanza carino da Alexa Bliss grazie alla Sister Abigail di DT e i Fraxiom in un match bellissimo, 10 minuti, non stop, ricchi di spot, voli e mosse da capogiro. Io l'ho detto che Fraxiom dovevano andare a Raw per portare un po' di freschezza nella categoria tag team dello show rosso, però vabbè, battono i DIY grazie ad un roll up di Axiom e subito dopo il match vengono attaccati proprio da Ciampa e da Gargano, ma arrivano i Motor City Machine Guns ad aiutare gli ex campioni di coppia di NXT. Rey Phoenix ringrazia Andrade per settimana scorsa. Il suo WrestleMania Moment non è andato come voleva, ma ora è il momento di voltare pagina perché il suo prossimo obiettivo è il Money in the Bank. Ma arrivano solo Sikoa e company e gli chiedono dove sia LA Knight. Gli Street Profits si congratulano con i Fraxiom e gli annunciano che settimana prossima a SmackDown si affronteranno con il palio e titolo di coppia perché se lo sono meritati. R-Truth, intervistato da Wade Barrett, gli dice che tutto gira intorno a John Cena, che quando lui era pieno di problemi si è rialzato grazie alle parole Never Give Up. Che Aston, loyalty e respect non sono semplici parole, ma Barrett gli ricorda che Truth ha salvato John Cena da punt kick di Randy Orton e il ringraziamento è stato un attitude adjustment sul tavolo. Per il rapper, quello della press conference non era John Cena, perché il John Cena che conosce ama chi lo supporta. Il John che conosce lui non rovinerebbe mai il wrestling e non scanterebbe mai un amico e un fratello su un tavolo. Ha parlato con i Cardis e i due si affronteranno a Saturday Night's Main Event. Dovrà affrontare il migliore di tutti i tempi, ma non ha paura, perché il suo idolo gli ha sempre detto di non arrendersi mai e alla fine di quel match avremo di nuovo il vero John Cena e riavremo di nuovo l'Aston Loyalty e Respect. Wow ragazzi, siamo tornati a Capital Punishment 2012, però anche se sembra una stronzata, io ho un po' di hype per questo incontro. Damien Priest vuole finire una volta per tutte la storia con Drew McIntyre. I due si sono scontrati e scontrati più volte, imbrogliati ed imbrogliati più volte e un semplice match non basterebbe. Quindi a Saturday Night's Main Event si affronteranno in uno Steel Cage match. Wow ragazzi, e se per caso riportassero per la serata la gabbia blu sarebbe una chicca assurda. Aleister Black contro Carmelo Hayes termina in squalifica dopo che The Miz è intervenuto per attaccare Black, ma quest'ultimo subito si è ripreso e l'ha colpito con la Black Mass, ma Carmelo Hayes è riuscito a riprendersi l'ultima parola. Boh vabbè, riassumiamo gente che poi non serve praticamente a nulla come anche Rusev e probabilmente nessuno dei due parteciperà neanche al Money in the Bank, però prendiamoli lo stesso, così i fan cosiddetti smart possono tirarsi le pippe. Vabbè, andiamo avanti, va. Alexa Bliss, intervistata da Byron Saxton, dice che sarà la prima donna nella storia ad aver vinto 2 Money in the Bank, ma si ferma perché ha visto Charlotte Flair andare nell'ufficio di Nick Aldis e Alexa le ricorda i primi tempi in cui era ad NXT e Charlotte le ha insegnato tutto quello che sa, ma il GM ci presenta il nuovo acquisto del roster di SmackDown, Giulia. Noi tutti convinti che fosse ormai di Raw e invece no. Dai, su ora fatele vincere il Money in the Bank. Ma ora a proposito della valigetta, Charlotte
Charlotte viene invitata nell'ufficio del GM. Sul ring c'è lo Scottish Warrior Drew McIntyre e l'unica cosa vera del video di Priest è stata la violenza e i danni che si sono provocati i due durante quest'anno, ma Priest deve solo ringraziarlo perché grazie a lui si è diventato rilevante, l'ha sempre battuto e ora vuole essere di nuovo sconfitto, e tutto questo solo per la gelosia, perché Priest vorrebbe diventare come lui. L'ha buttato da 5 metri con una chokeslam facendogli sbattere la testa sul cemento, ma settimana prossima lo ucciderà all'interno della gabbia, perché soltanto uno tra i due uscirà indegno da quella gabbia, mentre l'altro se ne andrà su una barella. Il triple threat di qualificazione al Money in the Bank ladder match maschile tra Rey Fenix, Jimmy Uso e Solo Sikoa è stato vinto proprio da quest'ultimo grazie all'aiuto di Jacob Fatu e JC. Ragazzi, match davvero noioso, lungo e palloso. Vabbè, comunque Solo Sikoa si qualifica così al Money in the Bank, ma a match concluso si presenta LA Knight con una sedia e interviene il general manager di SmackDown Nick Aldis, che annuncia subito un match tra LA Knight e JC Mateo. Sì ragazzi, questo è il nome di Jeff Cobb qui in WWE ed è stato un match abbastanza carino, niente di eccezionale ma bel match tra due pesi massimi. Da segnalare lo standing moonsault di JC e lo springboard di LA Knight fuori dal ring, e il match è stato vinto da JC Mateo grazie alla sua Tour of the Island Power Slam, prendendo LA Knight al volo, e dopo il match Solo e JC festeggiano mentre Jacob Fatu alza il titolo al cielo allontanandosi da loro. Santos Escobar vuole perdonare Berto, ma Angel non gli promette nulla. Jade Cargill prenderà la valigetta e la incasserà su Tiffany Stratton, ma la Barbie le dice che non succederà mai, e tutto questo è successo sotto gli occhi attenti di Naomi. Siamo arrivati al main event, il match con i palio il titolo femminile WWE tra la sfidante Nia Jax e la campionessa Tiffany Stratton. Match molto ma molto bello. Sono rimasto veramente molto sorpreso. Nel bel mezzo del match è arrivata Naomi con una sedia, ma tempestivamente è arrivata la tempesta a Jade Cargill e le due hanno continuato la rissa tra il pubblico. Nia Jax è andata a segno con un Samoan drop sul tavolo dei commentatori. Tornate sul ring, Tiffany ha provato anche lei lo spot della powerbomb, ma è rimasta vittima di una annihilator clamorosa, ma è riuscita, aggrappandosi alle corde, ad uscire al conto di 2. Nia Jax ha provato ad andarsene con il titolo. L'arbitro si è distratto, la Jax ha preso la sedia che Naomi aveva portato, ma Tiffany l'ha colpita con un dropkick, poi con la prettiest moonsault ever, e ha vinto il match mantenendo così il titolo femminile WWE. Wow ragazzi, veramente sorpreso di questo match, mai mi sarei aspettato di dirlo. E con queste immagini si conclude questo episodio di SmackDown, veramente molto carino, godibile e divertente. Ho tantissima hype per R-Truth contro John Cena, non chiedetemi perché, voglio sapere ovviamente la vostra nei commenti, e vi raccomando di lasciare un like e un commento, di seguirmi su Instagram e TikTok e di iscrivervi qui su YouTube. Noi ci vediamo in un prossimo video, ciao ragazzi!